Ebbene sì, dopo soltanto un anno dalla presentazione della GH5 è stata presentata a gennaio la GH5S. Quindi procediamo adesso con l'unboxing. Questa sarà una recensione molto breve, non sarà dettagliata come quella che potrete trovare in altri canali YouTube, ma si concentrerà soprattutto sui punti di forza e punti di svantaggio rispetto alla GH5. Ci saranno dei test che metteranno in luce i vari aspetti positivi e negativi di entrambi i modelli, e quindi questa vuole essere quasi più una guida su cosa scegliere, cosa è più adatto alle proprie esigenze nella scelta tra questi due esemplari. Ho avuto modo di avercele tutte e due, provarle tutte e due, utilizzarle tutte e due, e facciamo intanto l'unboxing, poi vi racconto tutto il resto. Bene, la scatola si presenta come quella della GH5, apriamola. Al suo interno troverete le istruzioni con i vari manuali della nuova GH5S. Appoggiamoli qua, alziamo questo. Qui dentro c'è il corpo macchina, come potete notare non c'è nulla di diverso dalla versione precedente, anzi la scatola sembra praticamente la stessa. Apriamo ed ecco qua il corpo macchina, bellissimo, con la scritta rossa e il pulsante REC nuovo, tutto quanto rosso, oltre alla S sotto la scritta GH5. Qui troviamo il laccio per portarla al collo, cavi vari, cavo di connessione al computer, vabbè, insomma i soliti cavetti che sono sempre inclusi in ogni packaging della Panasonic. Hanno fatto un nuovo caricabatterie, stavo notando, più piccolino, con un caricatore più trasportabile di quello precedente. Insomma, sembra proprio che Panasonic abbia deciso di rendere i propri utenti infelici. Dopo la presentazione della GH5, infatti, presentare dopo così poco tempo un modello alternativo più indicato ancora per i videomaker, secondo me è stato un po' un colpo basso, soprattutto perché anche coloro che acquisteranno la GH5S si renderanno conto di avere una macchina incompleta. Infatti c'è la mancanza del tanto atteso stabilizzatore che era presente sulla GH5, che ha fatto piacere così tanto il modello a un sacco di videomaker, perché appunto permetteva di utilizzare la GH5, e permette tuttora perché è un modello in produzione e va tantissimo, anche senza una Steadicam, un gimbal, oppure semplicemente anche senza un cavalletto, perché tenendo semplicemente la macchina fotografica tra le mani, con una piccola stabilizzazione in post-produzione, si riusciva ad avere un'immagine completamente ferma. Con la GH5S non è così, manca questo punto di forza della GH5, ed è un punto di forza che secondo me può essere proprio interpretato come una distinzione tra i due modelli, quello per chi fa produzioni video, quindi praticamente utilizza la macchina fotografica sempre e comunque in concomitanza con un gimbal, con uno Steadicam, con degli slider e altri comunque supporti che favoriscono un movimento molto fluido, mentre la GH5 è più indicata magari per chi fa viaggi, per quelli che non vogliono mai perdere il momento. Ed è proprio questo, secondo me, il punto su cui dovrebbero focalizzarsi le persone che devono scegliere tra i due modelli, perché con la GH5 hai la possibilità di avere gli scatti perfetti in qualunque situazione, ovvero ti trovi di fronte a un panorama mozzafiato, una situazione che dura qualche secondo, ti basta prenderla in mano, accenderla, puntare, mettere a fuoco e iniziare a registrare. Con la GH5, come vi farò vedere tra poco, senza una stabilizzazione meccanica i video sono inutilizzabili. Tenere in mano la macchina fotografica ti dà delle immagini che non sono utilizzabili quasi
nel 90% dei casi, quindi è una macchina sicuramente molto più indicata per chi ha produzioni video, per chi lo fa a livello professionale. Per chi viaggia, per chi vuole una fotocamera da pronto escata da portarsi dietro, sicuramente la GH5S non è la scelta per voi. Un'altra mancanza è quella del 6K. La GH5S non è più in grado di registrare in 6K in quanto, avendo un sensore con dei pixel molto più larghi in minor quantità, è in grado di gestire meglio la luce, soprattutto in condizioni di scarsa luminosità, ma ovviamente restituisce un'immagine meno dettagliata. Questo almeno sulla carta. Per i video in 4K la differenza è minima, diciamo che il vantaggio della GH5 è che in condizioni di luce, quindi diurne, con una buona illuminazione, si può registrare in 6K e poi si può fare un downsize e ottenere dei file video oggettivamente molto più dettagliati, molto più belli. La differenza è minima, però io dalle poche foto che sono riuscito a fare l'ho notata, pochi video, scusatemi. Mi sarebbe piaciuto fare un paragone molto più grosso, ma lo farò in un prossimo video sicuramente, ma purtroppo da quando è arrivata, io abito in Veneto, è da una settimana che c'è una nebbia allucinante e quindi non riesco a fare nessun tipo di video fatto come bisognerebbe farlo all'aperto durante il giorno. Di conseguenza mi riservo per un secondo video un'analisi molto più specifica. Mi sono rifiutato di fare delle prove così qui in studio per il semplice fatto che è pieno il web di prove in studio, ma tante volte quello che accade in studio non accade poi nella realtà. È un po' come quando uscì la GH5 che da tutti i test emersi nel web sembrava che fino a ISO 6400 andasse da Dio, e invece poi si è visto che in condizioni di scarsa luminosità, in condizioni reali, fuori all'aperto, già a 1600 iniziava a fare fatica, a 3200 era già il deadline con obiettivi molto luminosi per rimanere nel campo dell'usabilità per lavori professionali. Quindi in un prossimo video vi farò vedere qualche cosina in più. Al di là di quello che si è detto nelle varie recensioni con i modelli pre-produzione, io ho notato che soprattutto nelle registrazioni al buio la GH5S è migliorata tantissimo. Ha un autofocus che non ha sbagliato un colpo durante i test, anche in condizioni praticamente di buio assoluto, quindi promossa a pieni voti. Ma veniamo quindi a il motivo specifico per cui è stata fatta questa macchina. Io finalmente speravo che Panasonic facesse una macchina in grado di non avere grana nei video, e con la GH5S ci è andata veramente molto ma molto vicina a ottenere un risultato simile. Dalle prove che ho effettuato purtroppo ho visto che i video sono fantastici, ma solo con obiettivi molto 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 luminosi. Non è pensabile di paragonarla alla Sony A7S II perché è totalmente indietro dal punto di vista low light. Sicuramente ha il vantaggio di avere il 10 bit, di poter scattare in 50-60 frame al secondo, di avere tutti gli slow motion, tutte le impostazioni insomma che già c'erano nella GH5, però file puliti con obiettivi diciamo da f1.7 in su in condizioni notturne, come vedrete a breve, i risultati non sono così belli come si notavano invece in giro nel web. Al contrario, con obiettivi molto luminosi, quindi da f.4 fino a 0.95, i risultati cambiano di tanto e lì veramente diventa un mostro da guerra. Perché vi ho fatto questo discorso? Ovviamente penserete, se uno deve registrare in low light, prende degli obiettivi da low light. Ecco, il discorso ve l'ho fatto per il discorso prezzi.
Basti pensare che un obiettivo f1.2 della Panasonic, il 12 mm della casa che fa anche la stessa macchina fotografica, costa 1.200 euro. Quindi, viste le differenze dalla GH5 alla GH5S in situazioni di low light e con obiettivi diciamo economici, la differenza non è poi tanta, però ovviamente se si va a lavorare con obiettivi molto luminosi là si vede la differenza, perché ovviamente la macchina fotografica è in grado di lavorare meglio con più luce, e ho visto che gestisce molto meglio le condizioni, cioè gestisce male le condizioni di sottoesposizione. Quando è tanto sottoesposta l'immagine, anche se è completamente buia, si vede tantissimo la grana fino a dare quel rumore cromatico che è veramente brutto da vedere e non si può neanche risolvere con eventuali nit video o denoiser. E di conseguenza uno che deve acquistare la GH5S deve mettere anche in conto che dovrà spendere molto per gli obiettivi. Ovviamente si potrebbe anche pensare di comprarsi uno speed booster. Io ho visto e ho provato un Viltrox, ma c'è il problema dell'optical flares. È un problema che purtroppo non si elimina, e quando registri di notte e anche un lampione davanti, avere sempre quella cosa orribile che appunto è l'optical flares è terrificante per me, e io non riesco a vedere i video così, quindi cerco sempre di rimanere con obiettivi nativi della macchina fotografica, e di conseguenza avere la qualità migliore per non avere cose ulteriori tra l'obiettivo, la lente dell'obiettivo e il sensore della macchina. Ad ogni modo questa è una cosa un po' soggettiva, può piacere, può non piacere, è comunque un costo. Ad ogni modo, non voglio tediarvi ulteriormente, ho già parlato abbastanza. Posso semplicemente dirvi che non c'è una vincitrice tra le due macchine fotografiche, fanno due cose completamente diverse e la fanno in maniera diversa. Se dovete avere una macchina per viaggiare, per essere sempre pronti a registrare video senza pensieri alcuni di portarsi a casa un magnifico risultato, andate assolutamente di GH5 liscia. Il sensore stabilizzato è qualcosa di veramente fantastico che purtroppo Panasonic non ha introdotto nel nuovo modello, forse anche per non scatenare una guerra per tutti coloro che hanno comprato la GH5 a Natale per poi vedersi uscire un modello nuovo dopo pochissimo tempo. Però credetemi, vuol dire tanto se si è in giro per il mondo, perché portarsi dietro sempre un gimbal poi non è comunque utilizzabile in tutte le situazioni, quindi lascerei la GH5S ai professionisti che magari lavorano in situazioni dove possono controllare al meglio il movimento. E per il low light estremo comunque nessuna delle due è esattamente perfetta come macchina fotografica. Per il low light estremo io resto dell'idea che la migliore sia ancora la Sony A7S2 e non ci siamo avvicinati più di tanto. Sicuramente è un grande passo avanti, abbiamo recuperato 2 step di ISO avendo un ISO utilizzabile per lavori professionali fino a 6400, che è tantissimo comunque, però non oltre, quindi in situazioni di buio non è la macchina per voi. Di conseguenza se girate per città europee o comunque mondiali, luce ce n'è a sufficienza anche per utilizzare la GH5 con un obiettivo luminoso e senza spenderci una follia. Potrete vedere infatti su questo canale il video che ho fatto a Vienna a Capodanno in condizioni di scarsissima luminosità con la GH5, e vi renderete conto che forse non vale proprio la pena spendere quei 1.000 euro in più che per il solo corpo macchina che vengono proposti nella vendita attuale. Anzi, forse conviene cercare l'occasione di portarsi a casa una GH5 a un prezzo più che ragionevole. Io non voglio essere di parte, li ho entrambi. Penso che la cosa migliore sia averle tutte e due per poterle appunto utilizzare nelle diverse condizioni. Però mi rendo conto che se dovessi scegliere
quella senza la quale farei più fatica a fare dei video è la GH5, di conseguenza io comprerei sicuramente quella se dovessi scegliere adesso. Che dire, basta, vi ho tediato abbastanza, quindi vi saluto, vi lascio con le ultime immagini che ho girato e ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ah, a proposito, non ve l'ho detto, ma questo video è stato girato sia con la GH5 sia con la GH5S, per questo motivo non le avete viste qui sopra. E sono abbastanza convinto che non noterete nessuna differenza perché tutte e due sono delle macchine eccezionali. Ciao!